Questo video è sponsorizzato dai nostri amici di NordVPN. Guardatelo fino alla fine e scoprirete un'offerta davvero imperdibile. La scimmia, avete presente il primate? Ecco, è anche un segno zodiacale, un segno dello zodiaco cinese. La scimmia in questo zodiaco indica dei valori precisi, una scaltrezza positiva, l'intelligenza, il talento, l'elasticità mentale, la genialità. A differenza di quella che è l'opinione comune maturata da noi in Occidente, che identifica questo primate come una bestia infida, a volte sciocca, fin troppo giocherellona o addirittura pigra o sleale. Per le popolazioni dello Estremo Oriente, la scimmia è un animale dal profondo significato beneaugurante, porta bene, porta fortuna. Ed è con queste premesse di un anno della scimmia, appunto, fecondo e ricco di novità positive, che le note tra il 30 e il 31 gennaio del 1968 le popolazioni vietnamite si preparano ad accogliere il nuovo segno zodiacale nell'inizio dell'anno secondo il calendario lunare. È il Tet, il Capodanno lunare, una ricorrenza da sempre vissuta come un momento particolare, un po' come avveniva nel mondo classico mediterraneo, quando i giochi di Olimpia ponevano una tregua. Ecco, la dimensione sacrale della ricorrenza impone una sosta di qualunque ostilità ed è quel che tutti, in fondo, si aspettano quella notte fra il 30 e 31 gennaio del 1968 nell'ex Indocina, un territorio diviso e devastato da anni e anni di guerra. Lo sappiamo, l'Indocina dopo l'indipendenza dei francesi si era frammentata in tre distinte entità, il regno di Cambogia, il Laos e soprattutto il Vietnam, diviso però da un confine segnato lungo un parallelo, come era avvenuto già più a nord in Corea, e che doveva essere in realtà, in questo caso, un confine temporaneo, in attesa di un referendum che non ci sarebbe mai stato, un referendum destinato alla popolazione per capire quale sarebbe stata la forma di governo decisa appunto dal popolo, se una repubblica socialista come si stava affermando a nord o una repubblica di stampo occidentale inizialmente affidata alla tutela dell'ex imperatore Baodai al sud. Ma come detto, quel referendum non ci sarebbe mai stato, anzi sarebbero iniziate le scaramucce e poi la guerra vera e propria che avrebbe visto impegnato in maniera diretta il gigante americano, gli Stati Uniti, con più alcuni alleati a cominciare dall'Australia, e in maniera indiretta il mondo socialista a cominciare dalla Cina, con un lieve appoggio anche da parte dell'Unione Sovietica. Ma torniamo a quella notte, alla notte del Tet del 1968. Alla mezzanotte i fuochi d'artificio illuminano il cielo e nel sud del paese un po' tutti, civili ma anche militari, si godono lo spettacolo. Nessuno, ma proprio nessuno, al sud immagina che tra pochi istanti ai tradizionali botti seguiranno proiettili di artiglieria veri e offensive terrestri. Neanche il contingente americano se lo aspetta, un contingente presente in forze dal 1964. Tutti credono che si tratti di una semplice festività locale. Gli unici reparti in stato d'allarme sono quelli di stanza a Dak To e a Khe Sanh, due basi attaccate nelle settimane precedenti dall'esercito regolare Nord Viet e in permanente situazione di pericolo. Nel resto degli acquartieramenti, il personale statunitense è generalmente rilassato. L'intelligence della US Army si è mantenuta attiva solo per i movimenti di truppe intorno a Khe Sanh, ma confida generalmente nella consueta tregua del Tet, proclamata ufficialmente con la decisione di rispettare una sorta di cessate il fuoco settimanale. Quanto quelle previsioni siano sbagliate, i soldati americani lo scoprono solo pochi minuti dopo la mezzanotte. Da mesi, infatti, al nord si lavora una grande offensiva. Dopo anni di guerriglia nella boscaglia e sulle alture, di scontri rapidi e di scaramucce, il Vietnam del Nord è pronto a sferrare un attacco totale, sfruttando il fattore sorpresa. Il piano operativo è stato studiato da un uomo che rappresenta una sorta di spauracchio vivente per gli occidentali in Vietnam. Si chiama Vo Nguyen Giap. È un generale e una decina d'anni prima ha costretto alla resa i francesi a Dien Bien Phu,
ne abbiamo già parlato in un video apposito. Quello fu un assedio che scatenò una profonda crisi in seno alla casta militare e alla politica del paese transalpino. Da quel momento cambiò tutto. Cambiò la coscienza dell'Armée e si cominciò a parlare di guerra non ortodossa. Ma questi sono altri argomenti che abbiamo già trattato e che tratteremo in altri video. Torniamo a Won Nguyen Giap. È un personaggio molto interessante, anche per gli occidentali. Nascono molte leggende su di lui, alcune vere, altre artefatte. Ad esempio si dice che Giap sia freddo, calcolatore, spietato e che abbia un conto in sospeso con i francesi, da quando la moglie venne arrestata per poi morire di tifo in una cella infestata dai topi. E si dice anche che sia stato proprio lui, proprio Giap, ad aver inventato tutti i trabocchetti esplosivi che vengono lasciati sotto i cadaveri abbandonati per le strade, oppure le trappole piene di vespe velenose, i tranelli nella giungla che massacrano i soldati con i tronchi acuminati dentro i fossati mascherati. Dove finisca la realtà e dove inizino le leggende non lo sa nessuno. Tuttavia Giap non è solo un nome temuto e una leggenda, è uno stratega molto acuto, che dopo aver scacciato i francesi sta affinando i suoi metodi anche contro gli americani, che sono intervenuti per sostenere il regime del Sud. In realtà ad Hanoi Giap non è ritenuto un estremista, anzi, il contrario. Più di qualcuno all'interno della cerchia del Partito Comunista Vietnamita lo ritiene sin troppo morbido, un uomo che preferirebbe utilizzare la diplomazia invece del fucile e della baionetta. A riprova, Giap esegue, ma non è granché convinto dell'efficacia di un'offensiva campale che coinvolga appieno tanto l'esercito regolare Nord Viet quanto il movimento Viet Cong, che finora ha sostenuto buona parte dello sforzo bellico nelle varie punture di Spillo a sud, spinto dai falchi che vogliono una vittoria rapida per marcare le distanze dall'URSS e ingraziarsi Mao, che da tempo sostiene sotto banco lo sforzo bellico del nord. Giap elabora un piano strutturato che prevede l'impiego su vasta scala di forze mai messe in campo finora. Il Viet Cong avrà il compito di sferrare l'offensiva nelle città maggiori del sud, mentre i regolari Nord Viet, già impegnati in parte a Dak To e a Khe Sanh, aggireranno il confine del 17° parallelo, dove è posta la zona smilitarizzata, quella del confine tra i due stati. I soldati regolari dovranno attaccare la vecchia capitale imperiale di Hue, una grande città a sud del fiume dei profumi. Torniamo a quei minuti dopo la mezzanotte. A mezzanotte del 31 gennaio, le forze dell'offensiva si mettono in moto da nord. Inizia un terrificante cannoneggiamento che investe le basi americane di Kon Tum e Da Nang. È un cannoneggiamento che precede gli assalti di terra, comunque respinti dai difensori degli accampamenti trincerati, ma a quei tentativi di assalto si accompagna la penetrazione dei Nord Viet che in poco più di 24 ore passano il confine con ben 2 divisioni di fanteria e occupano Hue, ma non è l'unico punto dell'offensiva. A Saigon, capitale del sud, gli statunitensi restano sotto shock dopo che una squadra suicida Viet Cong attacca l'ambasciata USA e penetra all'interno dell'edificio prima di essere completamente liquidata dalle squadre di sicurezza. Non era mai successo che il principale simbolo della presenza americana in Vietnam, l'ambasciata, venisse violato. Per un paio di giorni le forze combinate del nord e del Viet Cong sembrano poter spadroneggiare, approfittando tanto dell'inconsistenza delle forze del sud quanto dell'impreparazione degli americani e dei loro alleati australiani. Dopo una veloce riorganizzazione, il generale William C. Westmoreland, comandante in capo delle operazioni, ordina la controffensiva. Gli obiettivi sono la ripresa di Hue e la salvezza di Khe Sanh, isolata e rifornita ormai solo dal cielo. D'altronde è evidente a tutti che Giap voglia fare di Khe Sanh una nuova Dien Bien Phu. Il piano tattico, d'altronde, è identico, lo stesso canovaccio, il perimetro circondato dalle fanterie, gli obici a martellare le posizioni e obiettivo vitale, la pista dell'aeroporto. D'altronde, chiusa quella, per i difensori non ci sarebbe più scampo. Westmoreland si sta giocando una bella fetta di credibilità. Solo pochi mesi prima aveva dichiarato ai suoi superiori a Washington che il nemico non aveva possibilità di vincere la guerra. Ora invece si ritrova con le spalle al muro. Westmoreland stesso è costretto dalla stampa che lo incalza a rendere
dichiarazioni che sul lungo periodo suoneranno grottesche. Non verremo sconfitti, dice, ripeto, non verremo sconfitti a Kesan. Non ammetterò che si dica e nemmeno che si pensi il contrario. Sul campo però la situazione appare subito critica. I C-130 dell'aviazione non riescono neppure ad atterrare, devono scaricare i rifornimenti in pista con dei carrelli mobili dotati di paracadute e poi riprendere subito quota per evitare di essere distrutti dal fuoco nemico al suolo. Sulle alture circostanti i soldati americani fanno il possibile, contendendo ogni singolo metro di terra agli attaccanti a prezzo di gravissime perdite. Solo dopo 3 mesi di terribile assedio, l'intervento della cavalleria aerea e dei paracadutisti della 101esima riesce finalmente a dare respiro ai difensori che comunque alla fine scelgono di abbandonare la posizione, demolendo l'intera base. A Hue la situazione è ugualmente complicata. I regolari del nord hanno occupato l'intera città e i sobborghi, inclusa la vecchia residenza imperiale, che è un gioiello, è una magnifica riproduzione architettonica della città proibita di Pechino. Westmoreland è irremovibile, vuole una riconquista completa, a costo di radere al suolo ogni singola abitazione. Sul posto vengono fatti affluire consistenti rinforzi, inclusi i mezzi anticarro M50 Ontos, che sono forniti di 6 cannoni senza rinculo, armi che si rivelano utilissime per distruggere i nidi di mitragliatrici. Per settimane si combatte casa per casa, con l'incubo delle imboscate e dei cecchini. Ricordate Full Metal Jacket? Ecco, non era una drammatizzazione, non è niente di inventato. Andò esattamente così la battaglia di Hue, una riconquista quartiere per quartiere, con l'incubo di essere sorpresi da trappole esplosive, da agguati, da qualche cecchino isolato. I Nord Viet si ritirano passo passo, ma dietro di loro lasciano solo morte e distruzione. Al termine della riconquista, Hue è solo un cumulo di macerie fumanti. Il 90% delle abitazioni è distrutto e i profughi nemmeno si contano. Ritorniamo ancora a Full Metal Jacket, la scena finale, la pattuglia che cammina in mezzo ai fuochi, intonando la sigla del Mickey Mouse Club. Nulla di inventato, andarono proprio così i fatti. Se sul piano squisitamente militare e anche tattico, l'offensiva del Tet rappresenta un fallimento per il Vietnam del Nord, con Giap che vince il confronto politico interno a Hanoi, imponendo la soppressione del Viet Cong come forza combattente. In ambito politico gli Stati Uniti sono devastati al loro interno. Il presidente Lyndon Johnson, sconvolto da quanto avvenuto a Khe Sanh, medita addirittura il ritiro a vita privata a fine mandato e spiana inconsapevolmente la strada alla vittoria elettorale di Richard Nixon, Tricky Dicky, che si affermerà alle presidenziali di novembre. Il consigliere speciale Robert McNamara vede fallire di un colpo solo la strategia di un conflitto a doppio binario, cioè con lo US Army deputato solo a supportare le forze regolari del Sud. Non basta. L'esercito del Vietnam del Sud è troppo debole, non combatte con convinzione, è afflitto da diserzioni e soprattutto da una grandissima impreparazione, oltre che dalle corruttele ai piani alti. L'escalation in Vietnam diviene un argomento quotidiano di dibattito interno, proprio negli Stati Uniti, dove si amplia il fronte della contrarietà all'intervento diretto. Le proteste diventano sempre più forti dopo che giungono in patria le notizie del massacro di My Lai, quando un plotone di ricognizione attaccato dai Viet Cong reagisce uccidendo la popolazione inerme di un intero villaggio. È uno scandalo, è un qualcosa che scuote le coscienze e anima il fuoco delle proteste. Da quel momento in avanti gli Stati Uniti saranno costretti a mediare tra la montante richiesta di un disimpegno da parte dell'opinione pubblica e la necessità di supportare il fragilissimo alleato sudvietnamita, sempre più sfiduciato ed esposto. 5 anni dopo, gli accordi di Parigi, pilotati da Henry Kissinger, decreteranno la fine della guerra per gli Stati Uniti, aprendo l'annosa questione morale di quella che viene ricordata come la prima cocente sconfitta del gigante nordamericano. Vi è piaciuto questo video? La realizzazione, visto l'argomento trattato, non sarebbe stata possibile senza l'indispensabile supporto fornito da NordVPN, che riserva a tutti voi, nostri follower, un'offerta dedicata e esclusiva. Per aderire basta cliccare sul link che trovate qui sotto o in descrizione del video e prevede uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali, sempre con la solita forma: 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. Il mondo NordVPN propone diversi vantaggi, a cominciare dall'accesso a contenuti streaming internazionali non disponibili nel nostro paese per blocchi di vario tipo, e poi una sicurezza
migliorata. Su tutti i wifi pubblici, pensate a quelli degli aeroporti, delle stazioni e chiaramente degli hotel. Quindi l'ideale per chi viaggia. Ma molti si domanderanno perché devo pagare un servizio di VPN come NordVPN e non utilizzare una VPN gratuita. Uno dei modi principali in cui le VPN gratis guadagnano è attraverso la vendita dei vostri dati personali. A chi? Ai broker. Le aziende pubblicitarie acquistano poi questi dati per scoprire di più sulle abitudini d'acquisto degli utenti, così da rendere più efficaci le proprie campagne che vanno a vostro scapito. L'esatto contrario di NordVPN, che ha un prezzo decisamente ragionevole, anzi molto molto conveniente, vi dà la sicurezza di poter navigare in totale tranquillità, al riparo da curiosi, da spioni, come a volte ne incrociamo nei nostri video, o da malintenzionati, con la possibilità di accedere a contenuti validi in tutto il mondo e con la piena garanzia. Soddisfatti o rimborsati? Beh, cosa volete di più? Ah, non lo so io.